Lezione 81. Cosa stanno facendo i nostri figli? Cosa stanno facendo i bambini in questi giorni? Si sono tenuti occupati con i compiti scolastici e alcune attività extrascolastiche. Bene. Che tipo di attività stanno svolgendo? Nostra figlia sta prendendo lezioni di pianoforte e nostro figlio in un campionato di calcio. Sembra molto divertente. Si stanno divertendo? Lo sono. Amano anche leggere e giocare a giochi da tavolo nel loro tempo libero. È fantastico. Sono preoccupato che i miei figli passino troppo tempo sui loro computer e telefoni. Forse potresti incoraggiarli a partecipare ad alcune attività fuori casa. È una buona idea. Che tipo di attività suggerisci? Forse potrebbero unirsi a una squadra sportiva o a un club. È una buona idea. Dovrò esaminarlo. Lezione 82. Fotografia preferita. Ciao Anna, hai una fotografia preferita? Sì. È una foto della mia famiglia in spiaggia quando siamo andati in vacanza qualche anno fa. È bello. Ho alcuni preferiti, ma uno che spicca è una foto che ho scattato di un tramonto sulle montagne. Sembra bellissimo. Dove è stato preso? È stato scattato durante un viaggio in campeggio in Colorado. Scommetto che i colori del cielo erano incredibili. Sì, lo erano. Adoro guardare indietro alle vecchie foto e ricordare i ricordi ad esse associati. Lo stesso qui. Ecco perché adoro la foto della mia famiglia in spiaggia. Riporta così tanti ricordi felici. È bello avere quei ricordi delle persone e dei luoghi che amiamo. Sono d'accordo. Le foto sono una cosa così personale, e possono raccontare una storia. Ed è per questo che amo la fotografia. È un modo per catturare quelle storie e ricordi per sempre. Una semplice fotografia può avere così tanto significato. Lezione 83. Come arrivare al supermercato da qui? Ciao Anna, sai come arrivare al supermercato da qui? Sì, è a pochi isolati di distanza. Vuoi che ti dia indicazioni? Sarebbe fantastico. Non ho molta familiarità con quest'area. Certo. Quando si lascia questo edificio, girare a sinistra e proseguire dritto per 2 isolati. Poi, girare a destra all'incrocio e il supermercato sarà sulla vostra sinistra. Ok, capito. È un grande negozio? Sì, è piuttosto grande. Hanno una vasta selezione di generi alimentari e articoli per la casa. Grazie per avermelo fatto sapere. Sai a che ora chiude? Sì, è aperto tutti i giorni fino alle 21. Ok, fantastico. Ho bisogno di raccogliere alcune cose e non voglio perdere le loro ore. Nessun problema. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto per trovare qualcosa nel negozio. Grazie, Anna. Apprezzo il tuo aiuto. In qualsiasi momento, John. Buon giro di shopping. Lezione 84. Sto cercando un ombrello rosa. Ciao, benvenuto nel nostro negozio. Come posso assistervi oggi?
Ciao, sto cercando un ombrello rosa. Ne avete in magazzino? Mi dispiace, ma al momento non abbiamo ombrelli rosa in magazzino. Vuoi che controlli se abbiamo colori simili? No, va bene. Il rosa è l'unico colore che mi interessa. Capisco. Mi dispiace che non abbiamo quello che stai cercando. Va bene. Sai quando potresti avere più ombrelli rosa in magazzino? Sfortunatamente, non ne sono sicuro. Le nostre scorte cambiano frequentemente, quindi potrebbe passare un po' di tempo prima di ottenere di più. Ok, grazie per avermelo fatto sapere. C'è qualcos'altro in cui posso aiutarti? No, è tutto ciò di cui avevo bisogno. Continuerò a cercare un ombrello rosa altrove. Mi dispiace di non averti potuto aiutare oggi. Buona giornata. Grazie anche a te. Lezione 85. Dove andare a cena stasera? Ciao Anna, come posso aiutarti? Ciao John, ho bisogno del tuo aiuto. Sto cercando di decidere dove andare a cena stasera. Ok, che tipo di cibo hai voglia di mangiare? Non ne sono molto sicura. Forse qualcosa di italiano o messicano. Beh, c'è un ottimo ristorante italiano in centro di cui ho sentito parlare bene. Sembra interessante. Ne conoscete il nome? Sì, si chiama La Trattoria. Hanno piatti di pasta incredibili. Sembra perfetto. E il cibo messicano? C'è un ottimo posto messicano su Main Street chiamato El Ranchero. Hanno fantastici tacos e burritos. Oh, ci sono già stata e l'ho adorato. Grazie per avermelo ricordato. Nessun problema. Quindi, verso quale ti stai orientando? Penso che andrò con la trattoria stasera. Sono in vena di un po' di pasta. Ottima scelta. Fammi sapere com'è. Lo farò. Grazie per il tuo aiuto, John. In qualsiasi momento, Anna. Buona cena. Lezione 86. In realtà sono piuttosto impegnato il venerdì. Ciao Anna, vuoi cenare venerdì? Mi piacerebbe, ma in realtà sono piuttosto impegnata venerdì. Oh, va bene. Hai altre disponibilità questa settimana? E sabato? Funzionerebbe per te? Il sabato funziona per me. A che ora stavi pensando? Che ne dici delle 7 di sera? Mi sembra buono. Hai un posto in mente? Sì, c'è un nuovo posto di sushi che ha appena aperto e che volevo provare. Si chiama Sushi House. Ho sentito cose positive su quel posto. Facciamolo. Ottimo. Farò una prenotazione per noi. Grazie, Anna. Non vedo l'ora. Anch'io. Ci vediamo sabato. Lezione 87. Non mi sento bene. Ehi Anna, ti senti bene? Non proprio, non mi sento bene.
Penso che potrei venire giù con qualcosa. Mi dispiace sentirlo. Quale sembra essere il problema? Ho mal di testa e mi viene nausea allo stomaco. Forse dovresti prendertela comoda per il resto della giornata e riposarti un po'. Sì, penso che sia una buona idea. Non voglio spingermi troppo forte. Sicuramente. Se hai bisogno di qualcosa, fammelo sapere. Grazie, John. Lo apprezzo. Hai preso qualche medicina o qualcosa per il tuo mal di testa? No, non ancora. Stavo pensando di prendere un po' di ibuprofene. È una buona idea. E assicurati di bere anche molta acqua. Lo farò. Grazie per il tuo aiuto, John. Certo, Anna. Prendersi cura di te stesso. Fammi sapere se hai bisogno di qualcos'altro. Lo farò. Grazie ancora. Lezione 88. Potete aiutarmi a spostare questa tabella? Ehi Anna, hai bisogno di aiuto? In realtà sì. Potete aiutarmi a spostare questa tabella laggiù? Certo, nessun problema. Facciamolo insieme. Grazie mille, John. Non avrei potuto farlo da solo. Ecco a cosa servono gli amici. C'è qualcos'altro per cui hai bisogno di aiuto? In realtà sì. Hai qualche esperienza con il fissaggio di un rubinetto che perde? Sì, l'ho già fatto un paio di volte. Avete gli strumenti e le parti necessarie? Sì, ho tutto pronto. Ho solo bisogno di qualcuno che mi mostri come farlo. Ok, diamo un'occhiata. Potrebbe essere una soluzione semplice. Grazie, John. Apprezzo molto il tuo aiuto. Nessun problema, Anna. Sono felice di aiutare un amico bisognoso. Sei la migliore. Te ne devo una. Non ti preoccupare. Fammi sapere se hai bisogno di qualcos'altro in futuro. Lo farò. Grazie ancora, John. Lezione 89. Vuoi prendere un taxi? Ehi Anna, vuoi prendere un taxi per il ristorante? Sì, sembra una buona idea. Sai quanto costerà? Dovrebbe essere di circa $15-20 a seconda del traffico. Ok, non è male. Vuoi che chiami un taxi? In realtà, ho un'app sul mio telefono che possiamo usare per richiedere un passaggio. L'hai usato prima? No, non l'ho fatto. Puoi mostrarmi come funziona? Certo. Innanzitutto, dobbiamo inserire la nostra posizione e destinazione di ritiro, quindi possiamo selezionare il tipo di corsa che vogliamo. Ok, sembra abbastanza semplice. Sì, è davvero facile da usare. E possiamo pagare anche tramite l'app, quindi non dobbiamo preoccuparci di portare contanti. È conveniente. Grazie per avermi mostrato come usarlo. Nessun problema. Richiediamo il passaggio ora in modo da poter arrivare al ristorante in tempo. Mi sembra buono.
Grazie per esserti preso cura di questo, John. In qualsiasi momento, Anna. Andiamo a prendere un po' di sushi. Lezione 90. Odio alzarmi presto. Buongiorno, Anna. Come hai dormito? Ugh, non eccezionale. Odio alzarmi presto. So cosa intendi. Non sono nemmeno una persona mattiniera. È così difficile trascinarmi giù dal letto quando fuori è ancora buio. Sì, ti sento. Ma a volte dobbiamo fare cose che non vogliamo fare. Lo so. Vorrei solo poter dormire un po' più a lungo. Hai provato a impostare la sveglia un po' più tardi? Sì, ma poi finisco per correre a prepararmi e mi sento ancora più stressata. È comprensibile. Forse hai solo bisogno di concederti un po' più di tempo al mattino per rilassarti e rilassarti nella giornata. È una buona idea. Forse ci proverò domani. E non dimenticare di darti una piccola spinta extra di caffeina se ne hai bisogno. Oh, sì, questo aiuta sempre. Grazie per il consiglio, John. In qualsiasi momento, Anna. Prendiamo un caffè insieme prima di iniziare la giornata. Sembra perfetto. Facciamolo. Lezione 91. Fuori fa molto caldo. Wow, fuori fa molto caldo oggi. Lo so, sto già iniziando a sudare. Questo calore è brutale. Sì, è decisamente bruciante. Hai portato dell'acqua con te? No, ho dimenticato di prendere una bottiglia prima di partire stamattina. Qui, puoi avere alcuni dei miei. È importante rimanere idratati in giorni come questo. Grazie, John. Sei un vero toccasana. Nessun problema. E se inizi a sentirti troppo caldo, possiamo sempre entrare per un po' di aria condizionata. Sì, è una buona idea. Non voglio surriscaldarmi. Assolutamente no. Possiamo anche cercare di trovare un po' di ombra se abbiamo bisogno di stare fuori. Sì, sarebbe bello. Vorrei aver portato un cappello o qualcosa per proteggere la mia testa dal sole. Ne ho uno in più nella mia borsa se vuoi prenderlo in prestito. Sarebbe fantastico. Grazie ancora, John. In qualsiasi momento, Anna. Cerchiamo di rimanere il più cool possibile oggi. Lezione 92. Il mio cellulare è fuori servizio. Ehi Anna, come va? Non benissimo, il mio cellulare è fuori servizio. Oh no, non va bene. Cos'è successo? Non ne sono sicura. Ha appena smesso di funzionare stamattina, e non riesco a farlo accendere. Hai provato a caricarlo? Sì, l'ho sul caricabatterie da un po' di tempo, ma non si accende ancora. È strano. Forse dovresti portarlo in un'officina e vedere se possono ripararlo. Sì, probabilmente è una buona idea. Conosci qualche buona officina di riparazione qui intorno? In realtà, lo faccio. C'è un posto in fondo alla strada specializzato in riparazioni di telefoni cellulari.
Li ho usati prima e sono davvero buoni. È fantastico. Potete darmi l'indirizzo e il numero di telefono? Certo, lascia che te lo scriva. Ecco qui. Grazie, John. Apprezzo molto il tuo aiuto. Nessun problema, Anna. So quanto siano importanti i telefoni cellulari in questi giorni. Fammi sapere se c'è qualcos'altro che posso fare per aiutarti. Lo farò. Grazie ancora, John. Lezione 93. Hai già cercato di ottenere un visto di viaggio? Ehi Anna, ho sentito che stai programmando un viaggio all'estero. Hai già cercato di ottenere un visto di viaggio? Sì, ho fatto qualche ricerca su di esso. Sembra un processo piuttosto complicato. Può essere, ma è importante assicurarsi di avere tutti i documenti necessari per evitare problemi alla frontiera. È vero. Hai qualche consiglio su come rendere il processo più fluido? Beh, prima dovresti controllare i requisiti per il visto per il paese che stai visitando. Alcuni paesi hanno diversi tipi di visti a seconda della durata del soggiorno e dello scopo della visita. Ok, farò in modo di farlo. Cos'altro dovrei sapere? Dovrai compilare una domanda e fornire documenti giustificativi come il passaporto, l'itinerario di viaggio e la prova del supporto finanziario. Capito. Devo recarmi all'ambasciata per richiedere il visto? Dipende dal paese. Alcuni paesi consentono di fare domanda online o per posta, mentre altri richiedono di recarsi di persona all'ambasciata. Ok, ci penserò. Grazie per il tuo aiuto, John. Nessun problema, Anna. Fammi sapere se hai bisogno di altri consigli o aiuto con il processo. Lo farò. Grazie ancora. Lezione 94. Assumere un nuovo membro per il nostro team. Ciao Anna, ho sentito che stiamo assumendo un nuovo membro per il nostro team. Sapete chi è? Sì, ho appena ricevuto il promemoria stamattina. Il suo nome è Sara e ha molta esperienza nel nostro campo. Questa è una grande notizia. Quando inizia? Inizierà lunedì prossimo. Sono davvero entusiasta di averla a bordo. Anch'io. Sai se saremo coinvolti nella sua formazione? Non ne sono sicura, ma immagino che lavoreremo a stretto contatto con lei per metterla al passo con i nostri progetti. Ha senso. Pensi che dovremmo pianificare un pranzo di benvenuto o qualcosa per lei? È una buona idea. Sarebbe un bel modo per presentarla alla squadra e farla sentire la benvenuta. Sì, penso che sarebbe un ottimo modo per rompere il ghiaccio. Hai qualche suggerimento per un buon posto dove andare? Che ne dici di quel nuovo posto italiano che ha appena aperto in fondo alla strada? Ho sentito cose positive al riguardo. Sembra perfetto. Pianifichiamo di andarci il suo primo giorno. Ottimo. Invierò un'email al team per confermare i dettagli. Suona bene, Anna. Non vedo l'ora di incontrare Sara e iniziare a lavorare con lei. Lo stesso qui, John. Ho la sensazione che sarà una grande aggiunta alla nostra squadra. Lezione 95. Una data importante.
Ehi Anna, ti ricordi qual è la data di oggi? Sì, è il 9 giugno. Perché lo chiedi? Perché oggi è una data importante per me. È il mio anniversario con mia moglie. Oh wow, complimenti. Da quanto tempo sei sposato? Siamo sposati da 5 anni. Sembra che sia volato via. È meraviglioso. Stai facendo qualcosa di speciale per festeggiare? Sì, stasera andremo a cena fuori nella nostra steakhouse preferita. Cerchiamo di andarci ogni anno per il nostro anniversario. Sembra una bella tradizione. Hai altri progetti per la serata? Non proprio. Probabilmente ci rilasseremo a casa e guarderemo un film o qualcosa del genere. Sembra un modo perfetto per festeggiare. Quale film hai intenzione di vedere? Non abbiamo ancora deciso, ma di solito optiamo per qualcosa di romantico o nostalgico. È dolce. Bene, spero che tu abbia un grande anniversario e una serata divertente. Grazie, Anna. Lo apprezzo. È sempre bello avere qualcuno con cui condividere questi momenti speciali. Certo, John. Sono felice di essere qui per voi. Lezione 96. Cosa hai fatto ieri? Ehi Anna, cosa hai fatto ieri? Non molto, ho solo fatto qualche commissione e fatto un po' di pulizia della casa. E tu? Sono andato a fare un'escursione con alcuni amici al mattino, e poi abbiamo fatto un barbecue nel pomeriggio. Sembra una giornata divertente. Dove sei andato per l'escursione? Siamo andati in un vicino parco statale. Era davvero bello con tutti i fiori selvatici in fiore. Sembra adorabile. Hai visto qualche fauna interessante? Sì, abbiamo visto un branco di cervi e anche alcuni conigli. È stato davvero bello. Wow, è fantastico. Cosa avete cucinato per il barbecue? Abbiamo grigliato alcuni hamburger e hot dog, e aveva anche alcuni spiedini vegetariani per i nostri amici vegetariani. Yum, sembra delizioso. Avete giocato a qualche gioco o altro? Sì, abbiamo giocato un po' di frisbee e cornhole. È stata una giornata davvero divertente. Sembra un ottimo modo per trascorrere un fine settimana. Sono geloso. Dovremmo organizzare un picnic o qualcosa del genere insieme presto. Sarebbe divertente uscire fuori. Sicuramente, facciamolo. Lezione 97. Com'è stato il tuo viaggio? Ehi Anna, com'è stato il tuo viaggio? È stato bello, grazie. Anche se, ho avuto un po' di problemi alla dogana quando sono arrivato. Oh no, cosa è successo? Mi hanno fatto molte domande sul mio itinerario di viaggio e su quanto tempo avevo intenzione di rimanere. È stato un po' snervante. Sì, le usanze possono essere molto rigide a volte. Ma finché hai tutti i tuoi documenti in ordine, dovresti stare bene. Sì, è vero. Ero solo preoccupato che non mi avrebbero lasciato entrare per qualche motivo. Hanno finito per lasciarti passare? Sì, dopo alcuni minuti di interrogatorio e controllo dei miei documenti, hanno timbrato il mio passaporto e mi hanno lasciato andare.
È bello sentirlo. Hai avuto problemi con i bagagli? No, per fortuna tutto è arrivato sano e salvo. Anche se, ero un po' preoccupato quando ho visto la mia valigia essere gettata in giro dagli addetti ai bagagli. Sì, è sempre un po' snervante vedere le tue cose che vengono gestite in quel modo. Ma finché tutto è tutto d'un pezzo, questo è ciò che conta. Sicuramente. Bene, grazie per il tuo consiglio prima del mio viaggio. Mi ha davvero aiutato a prepararmi per la dogana. Nessun problema, Anna. Sono contento di aver potuto aiutare. Fammi sapere se hai bisogno di altri consigli o suggerimenti per viaggiare in futuro. Lo farò, grazie John. Lezione 98. Un nuovo bambino. Ehi Anna, ho sentito che hai avuto un nuovo bambino. Felicitazioni. Grazie, John. Sì, io e mio marito abbiamo avuto una bambina la scorsa settimana. Questa è una notizia meravigliosa. Come sta andando tutto? Sta andando bene, anche se siamo un po' privati del sonno in questo momento. Ma è una tale gioia avere intorno. Posso immaginare. Hai qualche programma per le sue prime settimane? Non proprio, stiamo solo prendendo giorno per giorno e cercando di adattarci alla nostra nuova routine. Ma abbiamo qualche famiglia che verrà a trovarci presto. È bello. Hai già deciso un nome per lei? Sì, l'abbiamo chiamata Grace. Abbiamo pensato che fosse un bel nome e le si addiceva bene. Adoro quel nome. Come sta tuo marito con la nuova aggiunta alla tua famiglia? Sta andando alla grande. È stato davvero utile con le poppate e il cambio dei pannolini. Facciamo una buona squadra. È fantastico. Hai bisogno di qualcosa? Forse alcune forniture per bambini o pasti? Grazie, John. È davvero gentile da parte tua. Per ora stiamo bene, ma lo terrò a mente se avremo bisogno di qualcosa in futuro. Certo, in qualsiasi momento. Congratulazioni ancora, Anna. Sono davvero felice per te e la tua famiglia. Grazie, John. Significa molto per me. Lezione 99. Lavare l'auto. Ehi Anna, ti ho visto lavare la macchina prima. Lo fai spesso? Sì, cerco di lavarlo ogni paio di settimane per mantenerlo pulito e bello. Lavi spesso la tua auto? Non tutte le volte che dovrei. Di solito lo porto all'autolavaggio quando si sporca molto. Anche questa è una buona idea. Ma trovo che lavarlo io stesso sia una specie di terapia. Lo vedo. Utilizzate prodotti o tecniche particolari? Mi piace usare un sapone delicato e una spugna morbida per evitare di graffiare la vernice. E mi assicuro sempre di asciugarlo con un asciugamano in microfibra per evitare macchie d'acqua. Questi sono ottimi consigli. Dovrò provarlo la prossima volta che laverò la mia auto. Sì, aiuta davvero a mantenere la vernice nuova. Inoltre, è un buon modo per individuare eventuali piccoli graffi o ammaccature che potrebbero richiedere attenzione. È vero. Ceri anche la tua auto? Sì, cero di cerarlo ogni pochi mesi per proteggere la vernice dagli elementi. Ci vuole un po' più di tempo, ma ne vale la pena a lungo termine.
Sono sempre stato un po' intimidito dalla ceretta. Hai qualche consiglio per un principiante? Assicurati solo di usare una cera di buona qualità e applicala in piccole sezioni alla volta. E usa sempre un panno pulito per lucidarlo per una finitura liscia. Grazie per i suggerimenti, Anna. Ci proverò sicuramente. La tua auto sembra fantastica, a proposito. Grazie, John. Sono orgoglioso di mantenerlo bello. Lezione 100. Mi sto davvero godendo questo cibo. Ehi Anna, questo è un ottimo ristorante. Mi sto davvero godendo questo cibo. Sì, sono d'accordo. I sapori sono così ricchi e gli ingredienti sono davvero freschi. Sono contento che abbiamo deciso di venire qui. Sicuramente. Cosa hai ordinato? Ho preso il salmone grigliato con verdure e arrosto. È davvero delizioso. E tu? Sono andato per il classico cheeseburger con patatine fritte. È difficile resistere a un buon hamburger, sai? Lo capisco perfettamente. E questo hamburger sembra davvero succoso e saporito. Sì, sicuramente c'è il punto. Sei già stato qui? No, questa è la mia prima volta. Ma ho sentito grandi cose su questo posto da un amico. Lo stesso qui. Sono davvero impressionato anche dal servizio. Il nostro cameriere è davvero attento e cordiale. Sono d'accordo. È sempre bello sentirsi accolti e curati quando si cena fuori. Assolutamente. Questo è sicuramente un posto in cui tornerei. Anch'io. E potrei dover provare quell'hamburger la prossima volta. Sembra troppo bello per lasciarselo sfuggire. Oh oh, non ti biasimo. Vale sicuramente la pena provare. Lezione 101. Fermata dell'autobus. Ehi Anna, sai quando dovrebbe arrivare il prossimo autobus? Non ne sono sicura, ma il programma dice che dovrebbe essere qui tra circa 10 minuti. Ok, non è male. Odio aspettare l'autobus quando fuori fa molto caldo. Sì, anch'io. È stato piuttosto soffocante ultimamente. Hai aspettato a lungo? No, sono arrivata qui pochi minuti fa. E tu? Ho aspettato per circa 15 minuti. Ho perso l'ultimo autobus per pochi secondi. Oh no, è frustrante. Speriamo che questo non sia troppo affollato. Sì, lo spero anch'io. È sempre un po' una scommessa con i mezzi pubblici. Sicuramente. Ma è meglio che stare seduti nel traffico, giusto? Oh oh, sì, è vero. Usi spesso i mezzi pubblici? Sì, prendo l'autobus per andare al lavoro tutti i giorni. Non è il mio preferito, ma è economico e conveniente. Ti sento. Cerco di camminare o andare in bicicletta ogni volta che posso, ma a volte non è pratico. Sì, soprattutto se hai un lungo tragitto giornaliero, o se il tempo è brutto. Esattamente. Bene, speriamo che l'autobus arrivi presto. Ho una riunione da raggiungere. Buona fortuna, John. Spero che arrivi presto. Lezione 102. Giardinaggio.
Ehi Anna, ho notato che hai un bel giardino. Fai molto giardinaggio? Sì, adoro il giardinaggio. È davvero terapeutico e mi piace vedere i frutti del mio lavoro. È davvero fantastico. Che tipo di piante hai nel tuo giardino? Ho una varietà di piante, come pomodori, peperoni, erbe e alcuni fiori. Ho anche un piccolo albero da frutto. Sembra incredibile. Hai qualche consiglio per qualcuno che è nuovo al giardinaggio? Certo, per prima cosa, inizia in piccolo e scegli piante facili da coltivare. Inoltre, assicurati di annaffiarli regolarmente e dare loro abbastanza luce solare. E non dimenticare di concimarli. Questi sono ottimi consigli. Dovrò provarlo prima o poi. Utilizzate strumenti o attrezzature particolari? Solo alcuni attrezzi da giardinaggio di base come una cazzuola, cesoie da potatura e un annaffiatoio. E uso anche un po' di fertilizzante organico per le mie piante. È fantastico. Sono sicuro che le tue piante apprezzano la cura extra. Hai qualche momento di giardinaggio preferito? Uno dei miei momenti preferiti è stato quando ho raccolto il mio primo pomodoro. È stato così soddisfacente vederlo crescere da una piccola piantina a un pomodoro succoso e maturo. È incredibile. Posso immaginare quanto debba essere gratificante. Bene, il tuo giardino è fantastico, Anna. Continuate così. Grazie, John. Lo farò sicuramente. Lezione 103, poltrona. Ehi Anna, hai mai usato una poltrona? Sto pensando di prenderne uno per il mio salotto. Sì, ne ho uno nella mia stanza di famiglia. È davvero comodo e ottimo per rilassarsi. Questo è esattamente ciò per cui lo voglio. Hai qualche consiglio per marchi o stili? Consiglierei di cercarne uno con un buon supporto lombare e un comodo poggiatesta. Dovresti anche considerare le dimensioni e il tessuto per assicurarti che si adatti al tuo spazio e al tuo arredamento. Questi sono buoni punti. Pensi che uno in pelle o in tessuto sia migliore? Dipende molto dalle tue preferenze e dal tuo stile di vita. La pelle è facile da pulire e ha un bell'aspetto, ma può essere fredda in inverno e calda in estate. Il tessuto è confortevole ed è disponibile in una varietà di colori e modelli, ma può essere più difficile da pulire. Capisco. Dovrò pensarci. Trovi difficile alzarti dalla poltrona? Oh, a volte può essere un po' difficile. Ma penso che sia solo una parte del fascino di una buona poltrona reclinabile. Sì, posso immaginare. Non vedo l'ora di averne uno. Grazie per il tuo consiglio, Anna. Nessun problema, John. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto per sceglierne uno o spostarlo in casa tua. Lo farò. Grazie, Anna. Lezione 104. Va bene se vengo? Ehi Anna, sto cercando di arrivare a casa tua ma non sono sicuro di poter arrivare lì. Va bene se vengo? Certo, John. Sei sempre il benvenuto a casa mia. Quando hai pensato di venire? Stavo pensando di venire tra circa un'ora. Ti va bene?
Per me funziona. Farò in modo di avere alcuni snack e bevande pronti per quando arrivi. È davvero gentile da parte tua. Hai bisogno che io porti qualcosa? No, non devi portare nulla. Porta te stesso e la tua buona compagnia. Oh oh, posso sicuramente farlo. Non vedo l'ora di recuperare e passare un po' di tempo insieme. Anch'io, John. È passato un po' di tempo da quando ci siamo visti. Sì, la vita è stata piuttosto impegnativa ultimamente. Ma sono contento che possiamo finalmente trovare un po' di tempo l'uno per l'altro. Assolutamente. Penso che sia importante trovare il tempo per le persone a cui teniamo. Non potrei essere più d'accordo. Ok, ci vediamo tra circa un'ora allora. Suona bene, John. Guida sicuro e a presto. Lezione 105. È un vestito nuovo? Ehi Anna, sei davvero carina oggi. È un vestito nuovo? Grazie, John. Sì, lo è. L'ho appena comprato la scorsa settimana. Ti sta benissimo. Mi piace molto il colore e lo stile. Grazie, John. All'inizio ero un po' titubante, ma sono contento di aver deciso di rischiare. Hai fatto una buona scelta. Hai dei progetti per oggi? Non proprio, solo fare qualche commissione e fare qualche lavoro in casa. E tu? Lo stesso qui, solo cercando di recuperare un po' di lavoro e forse fare un po' di lettura. Sembra rilassante. Cosa stai leggendo in questo momento? Sto leggendo un libro sulla consapevolezza e la meditazione. È stato davvero utile nella gestione dello stress e dell'ansia. È fantastico. Avevo intenzione di entrare anche in meditazione. Hai qualche consiglio per i principianti? Certo, consiglierei di iniziare con pochi minuti al giorno e aumentare gradualmente il tempo. E cerca di trovare un posto tranquillo e confortevole dove non sarai disturbato. Ok, lo terrò a mente. Ho davvero bisogno di lavorare per gestire meglio il mio stress. Vale sicuramente la pena provare. Fammi sapere se hai bisogno di altri suggerimenti o risorse. Grazie, John. Lo apprezzo. E grazie per il complimento per il mio vestito di nuovo. In qualsiasi momento, Anna. Hai un bell'aspetto. Lezione 106. Picnic. Ehi Anna, il tempo è davvero bello oggi. Vuoi fare un picnic nel parco? Sembra una grande idea, John. Adoro i picnic. Anch'io. Hai qualche cibo da picnic preferito? Mi piacciono molto i panini, la frutta e alcuni snack come patatine o cracker. E tu? Lo stesso qui. E mi piace anche portare alcune bevande fredde come limonata o tè freddo. Sembra rinfrescante. Hai un posto preferito nel parco per i picnic? Sì, c'è una bella zona vicino al lago con alcuni alberi per l'ombra. Di solito non è nemmeno troppo affollato. Sembra perfetto. A che ora stavi pensando di andare? Che ne dici di un'ora o giù di lì? Questo dovrebbe darci abbastanza tempo per prepararci e arrivare al parco.
Mi sembra buono. Dovremmo portare una coperta o delle sedie? Ho una coperta che possiamo usare. E possiamo sederci sull'erba o trovare una panchina se necessario. Ok, ottimo. Non vedo l'ora. Anch'io. Dovrebbe essere un pomeriggio divertente e rilassante. Sicuramente. Grazie per il suggerimento, John. Lezione 107. Hai mai sciato prima? Ciao Anna, vado a sciare questo fine settimana. Hai mai sciato prima? Sì. È molto divertente, ma non sono molto bravo a farlo. Oh oh, neanche io sono molto bravo. Ma sono entusiasta di provarlo. È fantastico. Dove vai a sciare? Vado in un resort in montagna. Dovrebbe avere delle buone piste per i principianti come me. Sembra una buona scelta. Hai tutta l'attrezzatura di cui hai bisogno? Sì, ho noleggiato alcuni sci e scarponi dal resort. E ho dei vestiti caldi e guanti. Bene. Sciare può essere molto freddo, quindi è importante vestirsi calorosamente. Sicuramente. Hai qualche consiglio per un principiante come me? Certo, consiglierei di prendere una lezione o due per imparare le basi. E assicurati di iniziare sulle piste più facili prima di passare a quelle più avanzate. Questi sono buoni consigli. Li terrò a mente. Hai sciato di recente? No, sono passati alcuni anni dall'ultima volta che sono andata a sciare. Ma ricordo che era molto divertente. Non vedo l'ora. Spero di non cadere troppo. Oh, non preoccuparti troppo di cadere. Fa tutto parte del processo di apprendimento. Ok, cercherò di ricordarmelo. Grazie, Anna. Lezione 108. Quando è previsto il bambino? Ehi Anna, ho sentito che aspetti un bambino. Felicitazioni. Quando è previsto il bambino? Grazie, John. Sì, dovrò farlo tra circa 3 mesi. Sta diventando piuttosto eccitante. Posso immaginare. Hai già scelto un nome? Non ancora, stiamo ancora cercando di decidere il nome perfetto. È dura. Sì, scommetto. Sai se è un maschio o una femmina? Ci riserviamo una sorpresa. Vogliamo essere sorpresi il giorno della nascita. È davvero fantastico. Hai molti preparativi da fare prima che arrivi il bambino? Sì, abbiamo ancora molto da fare. Dobbiamo allestire l'asilo nido, acquistare alcune forniture per bambini e documentarci sulla cura dei bambini. Sembra un sacco di lavoro, ma ne varrà la pena. Ti senti pronto per il grande giorno? Sono nervosa, ma anche eccitata. Non vedo l'ora di incontrare il nostro piccolo e iniziare questo nuovo capitolo della nostra vita. È meraviglioso, Anna. Hai bisogno di aiuto per qualcosa? Forse allestire l'asilo nido o fare qualche commissione? È davvero gentile da parte tua, John. Lo apprezzo. Ti farò sapere se abbiamo bisogno di aiuto nelle prossime settimane. In qualsiasi momento,,, Anna. Sono qui per te.
Lezione 109. Regole del traffico. Ehi Anna, conosci le regole del traffico per fare una svolta a sinistra su un semaforo rosso? Non ne sono sicura, ma penso che dipenda dallo stato o dal paese. In alcuni luoghi, è consentito se si tratta di una strada a senso unico e non c'è traffico in arrivo. È vero. Penso che sia importante conoscere le regole per evitare incidenti o biglietti. Sicuramente. La sicurezza dovrebbe sempre venire prima di tutto quando si guida. A proposito di guida, hai mai preso un biglietto prima? Sì. Ho ricevuto una multa per eccesso di velocità qualche anno fa. È stato un campanello d'allarme per me per essere più attento e consapevole quando guido. Sì, ottenere un biglietto può essere un buon promemoria per seguire le regole e guidare in modo responsabile. Assolutamente. È importante ricordare che guidare è un privilegio, non un diritto. Questo è un buon punto. Hai altri consigli per essere un guidatore sicuro? Certo, consiglierei di indossare sempre la cintura di sicurezza, evitare la guida distratta come mandare messaggi o mangiare durante la guida e seguire il limite di velocità e i segnali stradali. Questi sono ottimi consigli. Farò in modo di tenerli a mente. Grazie, Anna. Nessun problema, John. Guida sicura. Lezione 110. Lavori domestici. Ehi Anna, ti piace fare le faccende domestiche? Non è la mia cosa preferita da fare, ma trovo soddisfacente quando tutto è pulito e organizzato. So cosa intendi. Mi sento sempre meglio quando la mia casa è pulita e ordinata. Sì, può essere un po' un lavoro di routine, ma è importante prendersi cura del nostro spazio vitale. Sicuramente. Hai qualche prodotto o strumento per la pulizia preferito? Mi piace molto usare panni in microfibra e un buon detergente multiuso. E un aspirapolvere è essenziale per mantenere puliti i pavimenti. Queste sono buone scelte. Dovrò provarli. Hai qualche consiglio per qualcuno che non è molto bravo a pulire? Certo, consiglierei di iniziare con piccoli compiti e di farsi strada. E non cercare di fare tutto in una volta. Suddividilo in blocchi gestibili. Ok, lo terrò a mente. Grazie per il consiglio, Anna. Nessun problema, John. Hai bisogno di aiuto con la pulizia o l'organizzazione? È davvero gentile da parte tua, Anna. Potrei prenderti questa offerta prima o poi. In qualsiasi momento, John. Tutti abbiamo bisogno di un piccolo aiuto a volte. Lezione 111. Esame orale. Ciao Anna, ho un esame orale in arrivo per la mia lezione di spagnolo. Hai qualche consiglio per prepararti? Certo, consiglierei di praticare lo spagnolo il più possibile. Puoi anche ascoltare musica spagnola, o guardare film spagnoli per migliorare la tua comprensione. Queste sono buone idee. Conosci qualche risorsa o app online che può aiutarti? Duolingo e Babbel sono entrambe popolari app per l'apprendimento delle lingue che offrono corsi di spagnolo. E ci sono anche molte risorse gratuite online come tutorial di YouTube e siti web di scambio linguistico. Grazie, controllerò quelli.
Parli altre lingue oltre all'inglese e allo spagnolo? Sì, parlo anche francese e un po' di italiano. E tu? Sfortunatamente, parlo solo inglese. Ma spero di imparare altre lingue in futuro. È fantastico. Imparare una nuova lingua può essere impegnativo ma anche gratificante. Sicuramente. Hai qualche consiglio per qualcuno che sta appena iniziando a imparare una nuova lingua? Direi di essere pazienti con se stessi, e di non aver paura di sbagliare. È anche importante praticare costantemente e immergersi nella lingua il più possibile. Questi sono buoni consigli. Cercherò di ricordarli. Grazie, Anna. Nessun problema, John. Buona fortuna con il tuo esame. Lezione 112. Mi chiameresti? Ehi Anna, posso chiederti un favore? Mi chiameresti alle 7 di domani mattina? Certo, John. Va tutto bene? Hai bisogno di una sveglia o qualcosa del genere? Sì, ho un incontro anticipato e voglio assicurarmi di non dormire troppo. Confido che tu mi svegli in tempo. Nessun problema, John. Farò in modo di chiamarti alle 7 in punto. Grazie, Anna. Lo apprezzo molto. Sei un vero toccasana. Non è affatto un problema. Tutti abbiamo bisogno di un piccolo aiuto a volte. È vero. Hai piani o eventi importanti in arrivo? Non proprio, solo alcuni progetti di lavoro e passare il tempo con la famiglia e gli amici. E tu? Lo stesso qui. Ultimamente è stato piuttosto impegnativo con il lavoro, ma sto cercando di trovare il tempo per alcuni hobby e rilassarmi. Bene. È importante avere un equilibrio e non essere troppo sopraffatti. Sicuramente. Hai qualche hobby o interesse che ti piace perseguire nel tuo tempo libero? Mi piace molto leggere, fare escursioni e provare nuove ricette in cucina. E tu? Mi piace suonare la chitarra e scrivere musica. E mi piace anche correre e andare in palestra. Questi sono grandi hobby. È sempre bello avere qualcosa che ci tenga occupati e soddisfatti al di fuori del lavoro. Non potrei essere più d'accordo. Grazie per la chiacchierata, Anna. Ci sentiamo presto. Nessun problema, John. Stammi bene. Lezione 113. Un viaggio on the road. Ehi Anna, sto pensando di fare un viaggio il mese prossimo. Posso farvi sapere se ho bisogno di un compagno di viaggio? Certo, John. Mi piacerebbe unirmi a te se hai bisogno di un compagno. Sarebbe fantastico. Vi terrò aggiornati sui dettagli. Suona bene. Hai in mente una destinazione specifica? Stavo pensando di guidare lungo la costa e fermarmi in alcuni dei parchi nazionali lungo la strada. Sembra un viaggio fantastico. Ho sempre voluto vedere la costa della California. Anch'io. Dovrebbe essere un'avventura divertente. Hai qualche consiglio per il viaggio? Certo, consiglierei di mettere in valigia la luce e portare alcuni snack e bevande per il viaggio. E assicurati anche di fare molte pause per allungare le gambe e riposare.
Questi sono buoni consigli. Farò in modo di tenerli a mente. Grazie, Anna. Nessun problema, John. Sembra che sarà un grande viaggio. Sì, non vedo l'ora. Hai dei prossimi piani di viaggio? Al momento no, ma spero di fare un viaggio in Europa l'anno prossimo. Ho sempre desiderato visitare l'Italia e la Spagna. Sembra incredibile. L'Europa ha così tanta storia e cultura da esplorare. Sicuramente. Sono entusiasta di vedere tutta l'arte, l'architettura e la cucina. Anch'io. Dovrebbe essere molto divertente. Grazie per la chiacchierata, Anna. In qualsiasi momento, John. Buona giornata. Lezione 114. Vuoi prendere una tazza di caffè? Ehi Anna, vuoi prendere una tazza di caffè con me? Certo, suona benissimo. Hai in mente una caffetteria preferita? Sì, c'è un nuovo posto in centro che volevo provare. Ne avete sentito parlare? No, non l'ho fatto. Come si chiama? Si chiama Brood Awakening. Dovrebbero avere delle bevande speciali davvero buone. Sembra interessante. Sono sempre pronto a provare nuove caffetterie. Anch'io. Hai una bevanda al caffè preferita? Di solito mi limito a prendere un latte o un cappuccino. E tu? A volte mi piace cambiarlo. Sto pensando di provare una moka o forse una birra fredda oggi. Entrambi suonano bene. Vuoi prendere una pasticceria o qualcosa da abbinare al nostro caffè? Certo, dividiamo un croissant o un muffin. Mi sembra buono. Hai qualche programma per il resto della giornata? Non proprio, solo alcune commissioni da svolgere e un po' di lavoro da recuperare. E tu? Ho una lezione di yoga più tardi questo pomeriggio, e poi incontro con alcuni amici per cena. Sembra una giornata divertente. Spero che ti piaccia la tua lezione di yoga. Grazie, John. È sempre un bel modo per rilassarsi e distendersi. Potrei usare anche un po' di stretching. Forse mi unirò a te per una lezione prima o poi. Sarebbe fantastico. Lo yoga è per tutti, indipendentemente dal livello di abilità. Grazie, Anna. È sempre bello incontrarti davanti a un caffè. In qualsiasi momento, John. Facciamolo di nuovo presto. Lezione 115. Nuovi laptop sono in vendita. Ehi Anna, hai visto i nuovi laptop in vendita questa settimana? No, non l'ho fatto. Che tipo di laptop sono? Provengono da un marchio popolare e hanno molte fantastiche funzionalità. E sono quasi il 30% di sconto in questo momento. Sembra un buon affare. Stai pensando di ottenerne uno? Ci sto pensando. Il mio attuale portatile è piuttosto vecchio e lento. E tu? Ho appena ricevuto un nuovo laptop il mese scorso, quindi penso di essere a posto per ora. Ma grazie per avermelo fatto sapere. Nessun problema. Di solito aspetti i saldi per comprare cose?
Dipende da cosa sto comprando. Per acquisti più grandi come elettronica o elettrodomestici, di solito aspetto una vendita o uno sconto. Questa è una buona strategia. Hai qualche consiglio per trovare buoni affari? Di solito controllo i siti di shopping online e confronto i prezzi. E mi iscrivo anche alle newsletter via email dai miei negozi preferiti per ricevere aggiornamenti su vendite e promozioni. Questi sono buoni consigli. Dovrò provarli. Hai dei piani per il fine settimana? Non proprio, solo un po' di pulizia e organizzazione in casa. E tu? Sabato sera andrò a un concerto con alcuni amici. E domenica, ho intenzione di rilassarmi e guardare qualche film. Sembra un weekend divertente. Chi vedi in concerto? È una band locale che seguo da un po'. Suonano un mix di musica rock e folk. Sembra fantastico. Spero che vi piaccia lo spettacolo. Grazie, Anna. Non vedo l'ora. Riprendiamoci presto. Sicuramente. Buon fine settimana, John. Lezione 116. Nessuna nuvola nel cielo oggi. Wow, non c'è nessuna nuvola nel cielo oggi. È una giornata perfetta per un picnic. Lo so, fuori è bellissimo. Vuoi fare un picnic nel parco più tardi? Sembra una grande idea. Hai un posto preferito nel parco? Sì, c'è una bella area erbosa vicino al lago che è perfetta per i picnic. Possiamo anche noleggiare un pedalò se vogliamo. Sembra divertente. Vuoi portare del cibo e delle bevande o dovremmo prendere qualcosa lungo la strada? Possiamo portare il nostro cibo e le nostre bevande. Preparerò dei panini e degli snack. E tu? Porterò un po' di frutta e bevande. Hai restrizioni dietetiche specifiche? No, mangio praticamente qualsiasi cosa. E tu? Lo stesso qui. Non sono schizzinoso riguardo al cibo. Non vedo l'ora di fare il nostro picnic. Anch'io. È sempre bello trascorrere del tempo all'aperto e godersi il sole. D'accordo. Hai qualche programma per il resto della giornata? Non proprio, solo qualche commissione e forse qualche lettura. E tu? Ho una riunione nel pomeriggio, ma dopo sono libero. Forse andrò a fare un giro in bicicletta o qualcosa del genere. Sembra una buona idea. Hai una bicicletta o devi noleggiarne una? Ho la mia bici. Mi piace andare in giro per la città nei fine settimana. È fantastico. È un buon modo per fare un po' di esercizio e vedere i luoghi. Sicuramente. Grazie per la chiacchierata, Anna. Pianifichiamo presto il nostro picnic. Suona bene, John. Buona giornata. Lezione 117. Oggi fa così freddo e vento. Oggi fa così freddo e vento. Vorrei aver portato una giacca più pesante. Sì, fa piuttosto freddo qui. Vuoi entrare e prendere un caffè per riscaldarti?
È una buona idea. Hai una caffetteria preferita nelle vicinanze? Ce n'è una bella a pochi isolati di distanza. Hanno alcune ottime bevande calde e pasticcini. Perfetto. Potrei usare qualcosa di caldo da bere. Vuoi venire con me? Certo, stavo per andare in quella direzione comunque. Andiamo. Grazie per essere venuta con me, Anna. Hai dei piani per il fine settimana? Non ancora, ma sto pensando di andare al museo d'arte sabato. E tu? Ho intenzione di visitare la mia famiglia a casa. È passato un po' di tempo da quando li ho visti. Suona bene. Quanto sono lontani? Sono a circa 3 ore di macchina da qui. Non è male. Non è affatto male. Di solito li visiti spesso? Cerco di visitarli almeno una volta ogni pochi mesi. Vivono in una piccola città, quindi è una bella pausa dalla città. Bene. La famiglia è importante. Hai fratelli? Sì, ho una sorella minore. È ancora al college, studia per diventare infermiera. È fantastico. L'infermieristica è un lavoro davvero importante e gratificante. Sì, ne è molto appassionata. Sono orgoglioso di lei. Grazie per aver chiacchierato con me, Anna. Recuperiamo presto. In qualsiasi momento, John. Fai un viaggio sicuro e goditi il tuo tempo con la tua famiglia. Lezione 118. Ti piace la neve? Guarda, fuori sta cominciando a nevicare. Ti piace la neve? Amo la neve. È così bello e tranquillo. Vuoi uscire e fare un pupazzo di neve? Sembra un'idea divertente. Fammi prendere il cappotto e i guanti. Hai una carota per il naso del pupazzo di neve? Non ho una carota, ma ho un peperone arancione. Potrebbe funzionare, giusto? Certo, potrebbe funzionare. Andiamo fuori e costruiamo il nostro pupazzo di neve. È molto divertente. Non faccio un pupazzo di neve da anni. Neanche io. È bello prendersi una pausa dal lavoro e godersi la neve. Sicuramente. Hai dei piani per le vacanze? Ho intenzione di visitare i miei nonni in Florida. E tu? Vado a casa dei miei genitori per Natale. Di solito abbiamo una grande cena di famiglia e ci scambiamo regali. Suona bene. Hai qualche fratello che ci sarà? Sì, ci saranno anche mia sorella e la sua famiglia. È sempre bello trascorrere del tempo con la famiglia durante le vacanze. Sono d'accordo. Il tempo in famiglia è importante. Hai qualche tradizione speciale per le vacanze? Di solito cuociamo i biscotti e decoriamo l'albero insieme. E la vigilia di Natale, abbiamo un servizio al lume di candela nella nostra chiesa. Sembra adorabile. Non ho tradizioni specifiche, ma mi piace guardare i film delle vacanze e bere cioccolata calda. Questo è un buon modo per entrare nello spirito natalizio. Grazie per la chiacchierata, John. Facciamolo di nuovo presto.
In qualsiasi momento, Anna. Buona giornata. Lezione 119. Possedere una casa sulla riva. Hai mai pensato di possedere una casa sulla riva? Lo stesso qui. Sarebbe bello avere un posto dove fuggire durante l'estate. Sicuramente. Hai in mente una posizione specifica? Mi sono sempre piaciute le Outer Banks in North Carolina. Non è troppo lontano da qui e ha alcune belle spiagge. Suona bene. Ho sentito parlare bene anche delle spiagge del Maine. Il Maine è bellissimo, ma è un po' troppo lontano per me. Hai dei piani per il fine settimana? Non proprio, solo qualche commissione e magari andare in palestra. E tu? Ho intenzione di fare un'escursione nei boschi sabato e magari visitare una cantina domenica. Sembra un weekend divertente. Hai una cantina preferita? Ce n'è uno carino in Virginia in cui sono stato prima. Hanno alcuni ottimi vini e una splendida vista sulle montagne. Sembra adorabile. Ho sempre desiderato andare in una cantina. Hai bisogno di compagnia? Certo, mi piacerebbe un po' di compagnia. Pianifichiamo di incontrarci lì verso mezzogiorno di domenica. Mi sembra buono. Cercherò l'indirizzo e ti invierò i dettagli. Grazie, Anna. Lo apprezzo. Recuperiamo presto. In qualsiasi momento, John. Buona giornata. Lezione 120. Gioco di calcio. Hai visto la partita di calcio ieri sera? Era un chiodo. No, mi mancava. Chi stava giocando? Era Barcellona contro Real Madrid. Il punteggio è stato pareggiato 1-1 fino alla fine. Sembra un gioco emozionante. Chi ha vinto? Il Barcellona ha segnato un gol nei minuti di recupero, quindi ha vinto 2-1. È stata una partita davvero intensa. È fantastico. Avrei voluto poterlo guardare. Giochi a calcio? Sì, gioco in un campionato locale nei fine settimana. È molto divertente e buon esercizio. Sembra un ottimo modo per rimanere attivi. Hai qualche gioco in arrivo? Sì, abbiamo una partita questa domenica pomeriggio. Vuoi venire a guardare? Certo, mi piacerebbe. A che ora è il gioco? Inizia alle 14 al parco di Elm Street. Ti invierò l'indirizzo. Grazie, John. Non vedo l'ora. Hai bisogno di aiuto con snack o bevande per la squadra? Sarebbe fantastico, in realtà. Di solito portiamo alcune barrette d'acqua ed energia, ma qualsiasi snack extra sarebbe apprezzato. Ok, porterò delle barrette di frutta e muesli. Grazie per avermelo fatto sapere. Grazie, Anna. Sei il migliore. Ricerchiamo di recuperare il ritardo dopo la partita. Suona bene, John. Buon divertimento e buona fortuna. Grazie per aver guardato. Iscriviti al nostro canale. Incontriamoci presto nel nostro prossimo video.